Questa è la storia di un pomeriggio apparentemente comune, un pomeriggio che presto si sarebbe rivelato un crocevia inatteso, un bivio drammatico che avrebbe ridefinito il corso di molte vite. Ciao, sono Rossana e oggi ti racconto di momenti che si incidono nell'anima con inchiostro indelebile, alcuni attesi con trepidazione febbrile, come la gioia purissima di una nascita o l'emozione sconvolgente di un matrimonio. Altri, invece, piombano addosso senza il minimo preavviso, come fulmini a ciel sereno, travolgendo ogni certezza e costringendo a un'inaspettata resa dei conti. Per Antonio, quel giorno di vacanza iniziò con la consueta routine, un ticchettio monotono di ore che scorrevano, ignaro che di lì a poco il suo mondo sarebbe stato nuovamente messo sottosopra, con una violenza che avrebbe risvegliato ferite mai del tutto rimarginate. Il primo scossone era arrivato anni prima, un'assenza che aveva lasciato un vuoto incolmabile, un'eco dolorosa nella sua vita e in quella del figlio. Il secondo, con una forza inaudita, si manifestò in un istante che si congelò nel tempo. Un attimo prima suo figlio Dario rideva nel parco dell'hotel, un suono cristallino e spensierato che riempiva l'aria tiepida del parco giochi, un'immagine di felicità pura che Antonio avrebbe conservato per sempre. L'attimo dopo, un grido straziante, acuto, un lamento di dolore puro e profondo, squarciò il silenzio, rompendo l'incanto e gettando un'ombra gelida su tutto. Non era un capriccio infantile, no, era un grido primordiale, la voce di un dolore lancinante che fece gelare il sangue nelle vene di Antonio. Senza un secondo di esitazione, Antonio scattò, il cuore che gli martellava nel petto come un tamburo impazzito, correndo con il corpo esile e inerte di Dario tra le braccia. Solo 20 chili, ma in quel momento sembravano gravare come macigni insormontabili, piegandogli le ginocchia sotto il peso dell'angoscia. Il respiro affannoso e irregolare del bambino gli bruciava sul collo, un fiato caldo e incerto che alimentava la sua disperazione. Non sapeva cosa fosse successo, non c'era tempo per chiederselo, sapeva solo una cosa, un imperativo che lo spingeva oltre ogni limite. Doveva raggiungere l'ospedale, immediatamente, senza perdere un solo, prezioso istante. Le porte automatiche del pronto soccorso si spalancarono su un'atmosfera gelida e opprimente, intrisa dell'odore pungente e inconfondibile di disinfettante e di una palpabile, densa paura che sembrava impregnare ogni cosa. Voci concitate si mescolavano a rumori metallici di strumenti che sbattevano, nomi sibilati da cercapersone e l'incessante trillo di telefoni. Antonio era solo un'altra figura nel panico, un puntino insignificante immerso in quel caos assordante che sembrava non avere fine. Aiuto! Un medico, vi prego. Mio figlio è caduto da un'altalena. Credo abbia battuto la testa. Le parole gli uscirono come un rantolo soffocato, un suono strozzato che a malapena superava il rumore di fondo. Un'infermiera si avvicinò con passo rapido e deciso, la sua calma professionale un faro di lucidità nel tumulto che avvolgeva Antonio. Lo guidò con fermezza, invitandolo ad adagiare delicatamente Dario su una barella. Il bambino piangeva piano, un lamento flebile e disperato, gli occhi serrati, il volto pallido come un lenzuolo e imperlato di sudore freddo. Antonio gli sfiorò la fronte, scottava, un calore anomalo che gli fece temere il peggio. Dario, amore, papà è qui, andrà tutto bene, te lo giuro. Parole meccaniche, sussurrate più a se stesso, come una preghiera disperata che al figlio privo di sensi. L'infermiera prese i parametri vitali di Dario con movimenti esperti e veloci. Come si chiama suo figlio? Dario ha 7 anni, rispose Antonio, la voce ancora tremante. E lei? Come si chiama? Antonio, sono il padre. Dobbiamo fare subito una valutazione, comunicò la donna al walkie-talkie, la sua voce ferma e priva di emozione. Trauma cranico da caduta, pediatrico, 7 anni, cosciente ma soporoso. Chiamo il pediatra di turno in area rossa. Area rossa. Emergenza. La parola risuonò nella mente di Antonio come una campana a morto. Il cuore gli precipitò in un abisso di terrore, un abisso senza fondo. Si aggrappò con tutte le sue forze alla barella, unico appiglio in un mondo che stava crollando, un mondo che in un istante gli era diventato estraneo e ostile. Fu allora che la vide. Entrò nella stanza con passo rapido, sicuro, quasi predatorio.
un camice bianco, leggermente abbondante, che nascondeva in parte la sua figura snella, i capelli scuri raccolti in una coda disordinata, come se fosse stata strappata via da un sonno profondo. Lo sguardo concentrato, gli occhi scuri e intensi puntati con urgenza su Dario, quasi bruciandogli addosso. Ma quegli occhi non erano occhi qualunque. Erano gli occhi che l'avevano guardato all'altare, in un giorno lontano e felice che ora sembrava un sogno svanito, che avevano pianto di gioia alla nascita di Dario, un pianto di commozione e speranza. Gli stessi occhi che, 6 anni e mezzo prima, si erano spenti nel vuoto, privi di ogni luce, prima di svanire nel nulla, lasciando dietro di sé solo un'ombra di dolore e abbandono. Il tempo si fermò, congelato in un istante eterno. Il caos assordante del pronto soccorso divenne un eco lontano, un brusio indistinto. Antonio riuscì a pronunciare solo un nome, come un soffio spezzato, una preghiera disperata. Eva? Lei alzò lo sguardo dalla cartella clinica, bloccandosi di colpo, come colpita da un proiettile invisibile. Per un istante infinitesimale tornò a essere solo Eva, la donna che l'aveva annientato, pezzo dopo pezzo, la madre che aveva abbandonato suo figlio senza una spiegazione, senza una parola. Il momento durò un battito di ciglia, un soffio. Poi la maschera professionale, quella dura e impenetrabile armatura di distacco, le ricadde sul volto, cancellando ogni emozione. Ignorò Antonio, ignorò il loro passato ingombrante, ignorò tutto tranne il bambino sulla barella. Si chinò su Dario con gesti rapidi e sicuri. Ciao Dario, sono una dottoressa, mi chiamo Eva. Riesci a dirmi dove ti fa male? Dario aprì gli occhi, velati dal dolore e dalla confusione. Non la riconobbe. Per lui era un'estranea che in quel momento, con la sua professionalità, gli stava salvando la vita, ignara del dramma silenzioso che si consumava accanto a lei. Antonio rimase paralizzato, inchiodato al pavimento. Il passato e il presente si erano appena scontrati con una violenza inaudita, in un turbine di dolore e rivelazioni. Dario fu portato via per un TAC, una procedura di routine che in quel contesto assumeva i contorni di un'attesa straziante. Eva gli spiegò che era una prassi, nulla di più, nulla di meno, la sua voce priva di qualsiasi inflessione emotiva, quasi robotica. Antonio attese in un corridoio squallido, sotto le luci al neon tremolanti che proiettavano ombre allungate e distorte, seduto su una sedia scomoda dal colore arancione spento che sembrava assorbire ogni speranza. Camminava avanti e indietro, i passi misurati e frenetici, la mente affollata da un turbinio ininterrotto di ricordi che si accavallavano, dolorosi e vividi. Dario che rideva sull'altalena, un'immagine di felicità che ora sembrava così lontana e irraggiungibile. Eva che non c'è più, un'assenza che si era trasformata in un vuoto incolmabile. Dario con la febbre alta nel cuore della notte, lui solo, al telefono con il pediatra, stringendo la manina febbricitante del figlio. Il primo giorno d'asilo, tutti i bambini con la mamma, sorridenti e sicuri, tranne Dario, che si aggrappava a lui con occhi pieni di incertezza. Una voce lo riportò bruscamente al presente, un suono che fece tremare le fondamenta del suo animo. Era lei, Eva. Aveva tolto il camice, ora indossava la divisa blu dell'ospedale. Si fermò a qualche metro di distanza, in silenzio, quasi incerta su come iniziare. Allora, chiese Antonio, la voce rotta dalla rabbia repressa, un sussurro strozzato che nascondeva un uragano di emozioni. L'attacco è in corso. Dalle prime visite non sembra grave, ma dobbiamo esserne certi. Una risposta fredda, tecnica, impersonale, come se non lo conoscesse, come se non avesse mai condiviso con lui un solo momento di vita, come se non avesse mai tenuto in braccio quel bambino. Antonio esplose. Tutti gli anni di rabbia, di dolore, di solitudine, di notti insonni, di domande senza risposta si riversarono fuori con la forza di un'onda anomala. Come hai potuto? Come puoi guardarlo e parlare di prassi? 7 anni che sei sparita, 7 anni che non hai dato un segno di vita. Sai cosa significa crescere un figlio da solo, Eva? Sai cosa significa vederlo chiedere della mamma ogni singolo giorno e non avere risposte? Non hai idea del buco che hai lasciato. Eva ascoltò in silenzio, il volto imperscrutabile, senza difendersi, le spalle leggermente curve sotto il peso di un fardello invisibile.
Fino a quando, con voce quasi impercettibile, un sussurro spezzato che Antonio quasi non udì, disse solo: «Io non avevo scelta». «C'è sempre una scelta», urlò Antonio, la sua voce che echeggiava nel corridoio deserto, rompendo il silenzio teso. «E tu hai scelto di sparire, hai scelto di abbandonarci, ci hai lasciati soli, senza una spiegazione». «Tu non capisci», disse lei, e stavolta i suoi occhi si velarono di un dolore profondo, un dolore antico e mai sopito, una ferita che si riapriva. «Non puoi capire cosa ho passato, non puoi capire il buio in cui sono sprofondata». «Allora spiegamelo», esigette Antonio, un grido di frustrazione mista a una disperata sete di verità. «Spiegami il motivo di tutto questo dolore». E lei lo fece. Con voce roca, tremante, quasi sussurrando, come se confessasse un segreto inconfessabile, Eva spiegò che non era egoismo, non era fuga. Era una malattia, un mostro invisibile e spietato che l'aveva ghermita, una depressione post-partum devastante, che aveva avuto un impatto psicologico e fisico così profondo da stravolgere ogni fibra del suo essere. Uno stato mentale oscuro e pervasivo, un vortice di pensieri distorti e paranoie, che le faceva credere di essere un pericolo per suo figlio, una minaccia alla sua innocenza e alla sua serenità. Le voci nella sua testa, implacabili e assordanti, la convincevano che l'atto più amorevole e responsabile che potesse compiere fosse allontanarsi, dissolversi nel nulla, per proteggere la piccola vita che aveva generato, per non contaminarla con la sua oscurità. Aveva temuto di fargli del male, di non essere una madre all'altezza, di rovinargli la vita con la sua malattia. Era stata un'agonia silenziosa, una prigione mentale da cui non riusciva a evadere. Antonio fu colpito, come da un pugno nello stomaco, non da un'accusa, ma da una verità terribile e inaspettata, una verità che squarciava il velo di menzogne e supposizioni. Il suo odio, così radicato e potente, si scontrò con un dolore che non aveva previsto, un dolore genuino e straziante che si irradiava dagli occhi di lei, ora colmi di lacrime silenziose. «E dopo?» chiese, la voce meno tagliente, quasi una supplica. «Perché non sei tornata? Dopo che eri guarita? Perché non hai cercato di ritrovarti, di ritrovarci?» «Perché mi vergognavo», confessò Eva, la voce che si spezzava. «Mi vergognavo di quello che ero diventata, della madre che non ero stata, perché credevo fosse troppo tardi. Il senso di colpa mi ha divorato per anni, ogni singolo giorno. Ho cercato di punirmi, di nascondermi dalla mia stessa ombra. Così ho studiato. Ho lavorato incessantemente, con una disciplina quasi maniacale, mi sono fatta medico, per salvare almeno gli altri, per dare un senso al mio dolore. Se non potevo essere una madre presente e amorevole per lui, potevo essere utile, potevo aiutare altri bambini in difficoltà, altri genitori disperati, per non far provare loro la stessa sofferenza che ho causato io. Era il mio modo per espiare, per cercare di dare un senso a un'assenza incomprensibile, a un abbandono che mi lacerava l'anima». Le sue parole erano sincere, spezzate dal peso del rimpianto, piene di una colpa che la opprimeva e la tormentava senza sosta. «Perdonami, Antonio, so di non meritare il perdono, non dopo quello che ho fatto, ma te lo chiedo lo stesso, con tutto il cuore che mi resta». Il silenzio che seguì fu lungo, denso, carico di un'emozione quasi palpabile. Ma Antonio, in quel momento cruciale, vide la verità nuda e cruda che si svelava davanti ai suoi occhi. Non c'era un mostro davanti a lui, non una donna spietata o egoista, non il demone che aveva immaginato per anni. Solo una persona profondamente spezzata, che aveva lottato contro un nemico invisibile e implacabile, cercando disperatamente di salvarsi da un abisso di oscurità e forse, ora, di ritornare alla luce, di trovare la redenzione. Il perdono è un cammino arduo, un sentiero tortuoso e scosceso, non una semplice parola pronunciata o una soluzione immediata. Ma forse, proprio in quel momento, Antonio aveva compiuto il primo, difficile passo su quel sentiero impervio, un passo verso la guarigione, verso la possibilità di una nuova alba. «Dovremo parlarne ancora», disse, la voce incerta ma ferma, un filo di speranza che si dipanava tra le macerie del passato. «Dovremo trovare un modo, per Dario, per il suo bene». Lei annuì, le lacrime che le rigavano il volto, incapace di parlare, di articolare un solo suono, sopraffatta dall'emozione.
Antonio raggiunse la stanza 204. Dario dormiva placidamente nel suo lettino d'ospedale, un piccolo cerotto sulla fronte, una mano calda e morbida nella sua. Poco dopo la porta si aprì piano, con un leggero cigolio. Eva apparve sulla soglia, esitante, un'ombra nel corridoio. Antonio le fece un cenno, un invito silenzioso, un gesto che valeva più di 1000 parole. Si sedette dall'altro lato del letto di Dario. Erano di nuovo lì, insieme, non più come una coppia, o almeno non ancora, ma come genitori, uniti indissolubilmente da ciò che davvero contava, l'amore incondizionato, viscerale, per quel bambino che dormiva sereno tra loro, ignaro del dramma che si era appena consumato. Il cammino sarebbe stato lungo, irto di ostacoli, di ferite ancora aperte da medicare, di silenzi da colmare. Ma per la prima volta c'era una scintilla di speranza, una possibilità remota di ricostruire un ponte dove prima c'era solo un abisso invalicabile. A volte, i giorni più bui e traumatici della nostra esistenza sono quelli che ci offrono le lezioni più grandi e inaspettate, che ci costringono a guardare in faccia le nostre paure e a riscoprire la forza che credevamo perduta. Quella caduta dall'altalena aveva rischiato di spezzare una giovane vita, ma forse aveva cominciato a guarirne due. Se questa storia ti ha emozionato e ti ha fatto riflettere, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere altri racconti come questo. Sono Rossana e non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.